Ciao a tutti, oggi partiamo con l'integrale della potenza di funzione. La formula ci dice che l'integrale di x alla n si trova in questo modo. Partiamo subito con un esercizio. Ok, qui ho x alla quinta, quindi sono esattamente nel caso x alla n. L'integrale di questo primo termine è x alla 5 più 1, quindi 6, fratto 6. Questo secondo termine, anche se non sembra, si riconduce esattamente a questa formula, perché se lo riscriviamo in maniera più furba, viene meno 3 l'ho ricopiato e x alla quarta, che era il denominatore, l'ho portato su cambiando segno all'esponente. Quindi sono di nuovo in questa situazione e l'integrale di questo termine è x alla meno 4 più 1, quindi meno 3 fratto meno 3, e il meno 3 che c'era davanti l'ho ricopiato. Anche questa radice qui, anche se non sembra, riscrivendola in modo più furbo, ritorna in questa casistica. Infatti, per la proprietà delle potenze, quando ho la radice di x alla qualcosa, questa la posso trasformare in x alla un esponente fratto, dove al numeratore devo mettere quello che ho sotto radice e al denominatore quello che ho nell'indice di radice. A questo punto, come potete vedere, scritta così è proprio identica a questa situazione. Quindi l'integrale è x alla 2 terzi più 1, che quindi fa 5 terzi, fratto 5 terzi, e il 5 lo ricopio. Riscrivendola viene, questo termine l'ho ricopiato, 3 se ne vanno, meno per meno più, e quindi rimane 1, e x alla meno 3 l'ho riportato sotto, x alla 3. 5 se ne vanno, il 3 l'ho ribaltato e quindi viene sopra, e riapplicando sempre la regola dell'esponente fratto ho scritto x alla 5 e il 3 l'ho messo qui nell'indice. Ora passiamo a un esercizio più difficile, cioè andiamo a considerare l'integrale di una funzione composta. La regola è analoga a quella che abbiamo appena visto, solo che prima avevamo x alla qualcosa, ora abbiamo f di x, cioè una funzione qualsiasi, alla qualcosa, per la sua derivata prima. La soluzione è, se prima era x alla n più 1 fratto n più 1, ora sarà f di x alla n più 1 fratto n più 1. Vediamo un esercizio. Ok, noto subito che ho una funzione alla qualcosa, quindi mi devo chiedere se davanti ho la derivata di quello tra parentesi. La derivata di x alla terza è 3, lo porto davanti, abbasso di un grado, 3x alla seconda, e la derivata di 2 è 0. Quindi sì, posso applicare questa formula. Quindi devo riscrivere la funzione, quindi questa qui, alla n più 1, quindi 2 più 1, 3 fratto 3. Questo termine fa parte della formula, quindi non devo andarlo a ricopiare. Secondo termine, ho una funzione alla 7 e quindi devo andare a vedere se davanti ho la derivata prima. La derivata di e alla e la derivata di 2x è 2, quindi sì, posso applicare anche qui la formula. E la soluzione sarà tutta questa funzione alla 7 più 1, quindi 8 fratto 8. Mi raccomando, alla fine dell'esercizio ricordatevi sempre di mettere più c, cioè una costante. Ora tocca a te, questi sono gli esercizi che ti ho preparato per allenarti. Fai una gara con un tuo amico o una tua amica. Impostate il cronometro a 5 minuti e cercate di fare più esercizi possibili. Chi vince dei due? Allora, com'è andata? Quanti esercizi sei riuscito a fare in 5 minuti? Scrivimi in chat e fammelo sapere. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi video e ricorda che se stai studiando per un compito in classe puoi utilizzare le mie playlist per andare a vedere i video specifici dell'argomento che ti interessa. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Io sarò la tua coach e ti allenerò negli esercizi per prepararti ogni volta a dare sempre di più. Ci vediamo al prossimo video.